Un bentornato su Heavy Metal Heaven. Anche quest'anno rinnoviamo la tradizione e iniziamo il 2025 col bilancio del meglio recensito su richiesta dell'anno da poco concluso. Segue da un po' di anni, magari anche dai tempi della vecchia Webzine, saprà della tradizione che riguarda il Best of Request. È dall'ormai lontano 2017 che, all'inizio di ogni annata, ci impegniamo a ricordare il meglio di quanto abbiamo recensito nel corso della precedente. Una rubrica che col tempo si è arricchita anche di altro, ma che non ha perso la sua anima. Anche oggi, insomma, ci ritroviamo qui a stilare un bilancio di quanto abbiamo potuto ascoltare nel 2024. Nonostante sia, come detto, un'abitudine consolidata, visto che nell'ultimo anno i nostri numeri sono cresciuti parecchio, vale la pena ricordare quali sono le regole del nostro Best of Request. In poche parole, si tratta della classifica dei migliori album recensiti durante l'anno da poco concluso, anche quelli usciti in anni precedenti, divisi in 3 categorie: miglior album italiano, miglior album estero, miglior EP, demo e mini album. A queste 3, come ormai da tradizione, si aggiungono pure delle migliori copertine e una piccola appendice sulle retrospettive celebrative, anche underground, e sulle classifiche metal uscite quest'anno. Inoltre, al contrario della top 10 classiche, qui cercheremo di essere il più stringati possibili nel descrivere gli album. Per approfondire puoi accedere alla playlist che apparirà all'inizio di ognuna delle prime 3 categorie, qui in alto a destra. Al loro interno saranno incluse le recensioni delle rispettive classifiche. Per quelle delle copertine, invece, come ormai da tradizione, trovi l'elenco delle più belle qui sotto in descrizione, con link che ti permetteranno di ammirarle con una miglior risoluzione rispetto a quella disponibile qui su YouTube. Più o meno il Best of Request è tutto qui, perciò via alle danze! In un anno in cui il metal proveniente dal nostro paese ci ha regalato dei veri gioielli, l'inizio non poteva che essere epico coi piemontesi e Region e con il loro Non Omnias Moriar. Heavy, power e folk metal riuniti bene in qualcosa di originale e soprattutto battagliero ai massimi livelli. Cosa può aspettarsi di meglio? Chi ama le branche più epicheggianti del nostro genere preferito? Ben più decadente è il disco classificato al 9° posto, ossia I This Die dei Bleeding Zero. Anche nel nuovo lavoro, questa nostra vecchia conoscenza suona un gothic sinfonico con voce femminile, poco originale ma con tantissimo cuore, tanto da rientrare con merito nel Best of Request, non la prima volta per i pistoiesi. Le nostre classifiche sono aperte a ogni disco recensito quest'anno su Heavy Metal Heaven, anche a quelli non del tutto metal. È il caso per esempio di Aneuma dei milanesi Blame Art in 8ª piazza. Del resto qui non stona. Tra post-rock ma anche post-hardcore, primo e altro, l'aggressività non gli manca. Come non gli manca la capacità di emozionare, quella che gli fa guadagnare l'8° posto in classifica. Curiosamente, anche in 7ª posizione c'è un disco su coordinate simili, seppur forse più freddo ed estremo di Aneuma, ossia LP1 degli Uragani. Non che a questo gruppo di Sanremo manchi la sensibilità, anzi, tra luci e ombre il suo suono caotico e dissonante funziona benissimo. In 6ª posizione trova spazio ancora un disco post-rock, seppur più calmo e intersecato, con hard rock e doom metal. Finché la luce non si spegne dei Lucerna dà gusto a stizio. Pur essendo un debutto, si rivela ricercato e molto maturo, oltre che un piccolo capolavoro tra il cantato in italiano e le tante melodie catturanti su cui conta. Al giro di boa torniamo all'epicità con una band anche piuttosto conosciuta, i sassaresi Icy Steel e loro The White, The Choice and The Bravery. Del tutto all'altezza del nome dei sardi, è un lavoro che tra classico e modernità tiene alto lo stendardo del miglior epic metal italiano. Rimaniamo in ambito epico, seppur piuttosto diverso, con il disco in 4º posto, ossia Monte Cristo dei Great Master. L'ensemble di Mestre è una vecchia conoscenza di Heavy Metal Heaven, ma riesce solo ora a entrare nel nostro bilancio di fine anno, col suo disco più completo e ben scritto di sempre, tra power metal, orchestrazioni e tantissima sostanza. Per una curiosa coincidenza, se finora la classifica italiana è stata dominata da metal melodico o da dischi non metal, il podio è tutto estremo, almeno in linea generale. Endless Blue dei riminesi Deadly Carnage sarà pure black metal, ma di una profondità immensa, ben aiutata da fortissimi influssi post. 3° posto più che meritato per un'opera quasi commovente.
Ben più feroce e anche pieno di epicità, un fattore che quest'anno ha permesso a molti di eccellere, è Non Auro Set Ferro degli Ultra. Parliamo di un rabbioso black metal venato di folk con testi in italiano sull'antica Roma, realizzato così bene che è quasi un peccato non potergli dare il primo credito del podio. Tuttavia nel 2024 abbiamo avuto il privilegio di recensire un lavoro ancora più bello, seppur giusto di un soffio. Il miglior disco di una band italiana recensito lo scorso anno da Heavy Metal Heaven è stato Vaia dei Veneti Cancelli. Tra estremo e melodico, il suo folk metal punta forte anch'esso su un'epicità convincente, che insieme a un'ispirazione elevatissima contribuisce a un capolavoro di portata assoluta. Se l'anno del metal italiano è stato grandioso, forse quello del metal mondiale è andato persino meglio, come dimostra il Journal de Bord dei francesi Baba Vroom. Come si può intuire, ci troviamo in presenza di folk e pirate metal, ma fatto così bene da rasentare il capolavoro, e anche per entrare, seppur all'ultimo posto, in questa classifica. Come già detto, il nostro Best of Request riguarda i dischi recensiti nel 2024, anche se non usciti in quest'anno. Perché avremmo dovuto lasciar fuori Among Potential States dei rumeni Ultimatum? D'accordo, è uscito nel 1996 e solo ristampato di recente, ma si rivela lo stesso da ricordare col suo ottimo death metal progressivo. E noi siamo felici di avergli dato almeno un poco di visibilità in più. Con l'ottava posizione torniamo vicini nel tempo, ma ci allontaniamo nello spazio, con Diva Melt degli Against Evil. Questa band indiana è una nostra vecchia conoscenza. Li abbiamo sempre apprezzati, ma il loro ultimo lavoro va oltre quanto fatto in passato, dimostrandosi un piccolo capolavoro che non si allontana dal classico heavy metal, ma sa sfruttarlo con grande efficacia e senza troppa nostalgia. Anche i prossimi suonano uno stile tradizionale, ma non per questo banale. Per un pelo sugli indiani si piazzano settimi gli spagnoli Intolerance, con Waking Nightmares of an Endless Void. Stavolta parliamo di death metal classico, ma per nulla derivativo, un gioiellino di oscurità e potenze cosmiche. Al sesto posto, le tenebre si fanno ancora più dense con un'altra band dalla Spagna, gli Of Darkness e il loro Missa Tridentina. Siamo questa volta su terreni funeral doom, ripetitivi ma mai noiosi. Soprattutto a dominare è un'aura malata di grandissima presa che rende la musica del gruppo di Barcellona nera come il moniker suggerisce. I toni si fanno molto più leggeri col quinto album in classifica, l'omonimo esordio dei Sycophant. Provengono dalla Norvegia, ma non suonano black metal tutt'altro. Il loro progressive hard rock, per gran parte strumentale, riesce a conquistare con le sue numerose sfumature di colore, rivelandosi uno dei capolavori del genere nel 2024. Troviamo il progressive anche ai piedi del podio, seppur in forma più aggressiva. Nel terzo album, Novo Orusie Profit Bola, i servi Quasarborn lo intendono in senso metal e lo intersecano col thrash. Ma il risultato è lo stesso, un album vivido che sa essere aggressivo ma anche sensibile. In poche parole, un grandioso esempio nel suo genere. La medaglia di bronzo quest'anno va quindi a una band che non ha molto di metal, ma non importa. Final Alarm, John Doe, dei francesi The Shadows Gone Out, ha molto da dire. Il suo industrial rock, tutto strumentale, colpisce nella sua splendida, variopinta esperienza, in un terzo posto che poteva essere anche secondo. Tuttavia per il gradino di mezzo del podio abbiamo scelto davvero per un'incollatura Portraits of the Absurd dei Beyond This Earth. Lo stoner southern metal di questa band greca è così maturo e ben studiato sotto ogni punto di vista da renderlo senza dubbio un gioiello splendente nel suo genere. In anni diversi, sia i The Shadows Gone Out che i Beyond This Earth avrebbero potuto aspirare persino al primo posto in questa classifica. Tuttavia quest'anno c'è qualcuno che ha sbaragliato persino una concorrenza così agguerrita. Il miglior album proveniente dall'est, recensito da Heavy Metal Heaven nel 2024, è stato Exogalactic degli Xoft. Progressive Melodic Death Thrash Technique. Si trova di tutto al suo interno, e tutto incastrato così bene da essere quasi incredibile. Il risultato rasenta alla perfezione e aspira a entrare nel novero dei migliori album prog e metal estremo usciti addirittura nell'ultimo decennio. Se per i full length quest'anno è stato davvero florido per Heavy Metal Heaven, non si può dire proprio lo stesso per quanto riguarda demo ed EP. Eppure, anche in questo campo, abbiamo trovato diversi lavori soddisfacenti, come What We Could Have Been dei Mean to You,
Questo progetto del Lussemburgo manca un po' di direzione e personalità, ma ciò non gli impedisce comunque di fare bene un suo mix di metalcore e alternative metal. Al nono posto ospitiamo quindi i Theragon e il loro Lumina. Ennesima band spagnola, questa suona un power metal melodico non originale ma di ottimo intrattenimento, quanto basta per finire in classifica. In ottava piazza troviamo ora una band storica del panorama underground italiano, ossia gli Inner Shrine. Il loro recente Aita non sarà il loro album più ispirato, ma col suo peculiare gothic dark metal dalle diverse venature sa comunque spiccare e farsi valere, specie a livello di atmosfera. I settimi classificati sono quindi i The Shiva Hypothesis con Faustian Restlessness, EP che rappresenta una netta svolta verso il black metal per questo gruppo olandese. Forse qualcosina è ancora da sistemare, ma le atmosfere sono convincenti all'estremo e rendono l'EP più che degno di stare in classifica. Al sesto posto troviamo non una ma ben due band, gli statunitensi Exorcist e i messicani Morbid Messiah, con lo split EP Veneration of Deliverance Post-Mortal Abomination. Con una canzone a testa, anche in questo caso parliamo di un EP molto breve. Tuttavia entrambe le band mostrano un ottimo death metal e all'epoca della recensione ci ha colpito in positivo. Al giro di boa è presente ancora del death metal più che tradizionale, grazie ai calabresi Guiderra. Demo 2024, esordio sempre di 2 tracce, ha comunque delle grandi belle vibrazioni, un fatto di ferocia e di oscurità. Nonostante quanto sia corto, per noi merita assolutamente la posizione in classifica e anche il titolo di migliore EP italiano da noi recensito nel 2024. Non ci spostiamo molto a livello stilistico neppure per la quarta posizione, conquistata da World Unknown dei Void Below. Stavolta ci sono molte venature Doom, il che però consente loro solo di rendersi ancora più tenebrosi. Un altro fatto che contribuisce a far apparire questi britannici, ancora all'esordio, molto promettenti. Dopo questa lunga tirata tra sonorità estreme, il gradino più basso del podio vede un ritorno prepotente della melodia. Non farti ingannare da Moniker e persino titolo simile al disco precedente. New Worlds dei Joe Below è un EP di puro hard rock, peraltro di pregevole fattura. Rispetto al primo che avevamo recensito di questi finlandesi, si rivela davvero un passo avanti in fatto di maturità e ispirazione. Torniamo per l'ultima volta in questa classifica verso sonorità estreme, conferendo la medaglia d'argento a Dead Keeps, gli americani Dark Deeds. Il loro deathcore arrabbiato, ma al tempo stesso atmosferico, si rivela meraviglioso, pur dando l'idea di non sviluppare al 100% il potenziale del gruppo. Un EP molto promettente. Tutti gli album brevi elencati finora sono di grande interesse per un motivo o per l'altro. Tuttavia nel 2024 uno è brillato sugli altri. Il migliore tra i demo, EP e mini recensiti da Heavy Metal Heaven nell'anno passato è The Only Way Is True dei Traversus. Il suono melodico e dalle venature alternative di questi olandesi ci ha conquistato per il suo sapere coniugare progressive e musicalità, contando poi che anch'esso è solo un esordio, tanto di cappello. Per quanto riguarda il versante copertina, per la nostra website il 2024 è stato un anno d'oro, con alcuni tra i migliori esempi del genere che ci è capitato di vedere. È stato difficile scegliere e tanti artwork meritevoli sono rimasti fuori. Per il 10° posto abbiamo scelto un po' a malincuore gli appena citati Dark Deeds. Deep Kids non è solo un signore EP, ma anche questa copertina molto particolare, col suo violetto e i suoi toni sfumati, che alla fine ce l'ha fatta preferire a diverse altre, comunque meritevoli. Al 9° posto troviamo quindi gli ungheresi Terra Nullis e il loro esordio Magam Bainoka. Forse sarà un po' minimale, ma è comunque un artwork dallo stile molto bello e dal significato profondo, che meritava di almeno una menzione. Sarà fatta con la I o meno? A suo tempo questi ci siamo chiesti guardando la copertina di Soul Moments degli Animatone, anche loro ungheresi che si piazzano ottavi. Che lo sia o no, comunque non fa una grande differenza. La passione che ne fuoriesce rimane notevole, ben più che dall'EP che rappresenta. Al 7° posto troviamo quindi un altro disco già visto altrove, ossia World Unknown dei Void Below. L'oscurità evocata dal suono degli inglesi è evidente anche nel validissimo artwork, caotico e meraviglioso anche nel suo essere non troppo distante dai canoni del suo genere principale. La descrizione della posizione precedente può andare benissimo anche per Walking Nightmares of the Endless Void degli Intolerance, al 6° posto. Anch'esso già presente in un'altra sezione, anche la sua copertina è classica per il death metal, ma nella sua mostruosità è perfetto per il suono della band spagnola.
Può un artwork ripreso da un quadro di Thomas Cole evitare una classifica del genere? La risposta è no, non può. E forse Contra Omnes degli Afraid of Destiny poteva arrivare anche oltre il quinto posto. Forse a farci preferire dell'altro è stato il fatto che lo stesso dipinto è stato poi ripreso dall'ultimo album dei Rotting Christ, Pro Cristo, che però a essere onesti è uscito oltre un anno dopo quello del gruppo nostrano. Ma al di là di ciò la bellezza non si discute, come il resto la bontà del disco. Le copertine sul podio brillano tutte per originalità. Quella al quarto posto l'abbiamo amata invece per il suo essere tradizionale ma non stantino. Quella dell'omonimo album dei The Absence. A non sapere che sono statunitensi vi direste una band svedese. Del resto l'ispirazione di questa bellissima illustrazione è proprio nel primissimo death metal della nazione scandinava. In un podio tutto dominato dal black metal, il gradino più basso è occupato dalla one-man band romana Reva e il suo Part 2 Urban Madrigals. Nonostante lo stile minimale e il bianco e nero, l'immagine disegnata per fare da artwork al disco è brillantissima, oltre che espressiva come la musica del progetto. Il secondo posto è quindi appannaggio dell'ultima delle band già citate in precedenza. Se a livello musicale Infinite Blue dei Deadly Carnage è meraviglioso, a livello di copertina fa persino un filo meglio. Ispirato sia al folklore giapponese a cui il gruppo nostrano si rifà, sia a quello surrealista e onirico che ben si sposa di solito col post-metal, ne risulta un ibrido particolare ma bellissimo. Forse in condizioni diverse poteva raggiungere addirittura una medaglia d'oro. Tuttavia per il gradino più alto del podio abbiamo scelto una copertina anch'essa di gusto orientale, ma di una bellezza che lascia senza fiato. Senza altri indugi, il disco con la miglior copertina recensito nel 2024 da Heavy Metal Heaven è stato Riluo dei Lang. Non è neppure così complicato, ma lo stile orientale usato da questo gruppo taiwanese e la profondità di un'immagine che può sembrare sia un tramonto che un'opera primevole è commovente. Quasi dispiace che invece con un dipinto che tutti possono ammirare sia solo la copertina di un album, peraltro ottimo come questo. A questo punto, come sempre, è arrivato il momento dell'appendice finale. Iniziamo con le retrospettive storiche, con cui nell'anno da poco passato abbiamo celebrato i 20 anni di Mabul degli Orphaned Land, un lavoro perfetto, profondo e spirituale col suo mix di death metal melodico, progressive e folk metal orientale. I 40 anni, in una retrospettiva doppia, di due caposaldi importantissimi per dar vita al genere doom metal come Psalm 9 dei Trouble e l'omonimo esordio del Sun Vitus. 30 anni di quella perla oscura e meravigliosa che risponde al nome di The Mysteries of Satanas del Mayhem, uno degli album black metal più iconici e influenti di sempre. I 30 anni dell'album omonimo, conosciuto anche come Welcome to Sky Valley, dei Caius, uno dei pilastri fondamentali per lo stile stoner rock successivo. I 40 anni dall'esordio omonimo dei Bathory, che fa crescere i semi piantati dai Venom e si pone come il primo vero album black metal della storia, fantastico nonostante l'immaturità. I 40 anni di Battle Cry degli Omen, album non solo tra i più belli nella storia dell'epic metal, ma che con la sua complessità e il suo influssi speed può essere considerato come il primissimo disco power metal, seppur solo in parte. Per quanto riguarda invece le retrospettive Underground 2024, abbiamo cercato di dare maggior luce a dischi dimenticati celebrando i 10 anni di N dei napoletani Naga, una gemma davvero brillante nel suo oscuro e minaccioso sludge metal davvero da urlo. I 20 anni di Carmela Barbarica, esordio dei milanesi Wotan, rispettivamente un pilastro e una band di culto per la scena epic metal nostrana. I 10 anni di Alla Deriva dei toscani Collapse, scheggia breve ma intensissima, di thrash e hardcore punk, tutta cantata in italiano. I 10 anni di Oniricon degli svizzeri Dus Furious Flames, disco forse non eccezionale ma ricordabile e fresco col suo particolare hard rock psichedelico. I 10 anni di Out of the Cage delle Cellulite Star, band veneta tutta femminile che tra hard rock anni 80 e punk ha inciso un vero gioiello, tanto splendente quanto dimenticato. In coda aggiungiamo infine le classifiche metal, purtroppo poche rispetto a quello che avremmo voluto fare. Nell'anno che ci siamo appena lasciati, alle spalle abbiamo analizzato i migliori 10 gruppi italiani che cantano nel loro dialetto, le 12 migliori cover metal di brani non metal, le migliori 10 band comiche internazionali, il terzo approfondimento della serie su 10 band grandiose che probabilmente non conosci, i 10 dischi metal più estremi di sempre, un seguito della classifica dei 10 brani più malvagi di sempre. Con ciò è davvero tutto per stavolta. Quali sono stati i tuoi dischi preferiti nel 2024? Faccelo sapere qui sotto nei commenti e magari dici se hai avuto modo di apprezzare qualcuno dei dischi in classifica.
In ogni caso, se il Best of Request ti è piaciuto, ti invitiamo a mettere like, a condividerlo e a utilizzare le playlist correlate. Puoi inoltre iscriverti al canale e cliccare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video che da oggi ricominceremo a pubblicare con cadenza quasi fissa ogni settimana. Puoi infine seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!